Bentornati sul canale per il terzo e ultimo video di questa serie sulle Baleari. Dopo aver passato qualche giorno nella bellissima Maiorca, eccomi ad Ibiza, una meta conosciuta per le sue feste e le sue spiagge. Ma chi mi conosce lo sa, non mi piacciono le cose scontate, quindi quest'oggi vi mostrerò sì il capoluogo dell'isola, ma sotto un occhio un po' diverso, più critico, storico e meno festaiolo. Ma non temete perché ci sarà modo di esplorare anche la costa. Quindi preparate il portafogli perché l'isola ha prezzi non proprio accessibili. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti. Carissimi, benvenuti a Ibiza. Siamo in centro città, abbiamo avuto qualche problemino per il blackout, per fortuna che avevamo ritirato nel pomeriggio. Comunque domani sarà l'ultimo giorno della nostra vacanza alle Baleari, dopo i giorni passati a Maiorca, molto bella tra l'altro, e io sono un po' scettico sulla città, devo dire, però sono anche curioso, vediamo. Carissimi, buongiorno a Ibiza. Prima di iniziare a esplorare la città e l'isola ho un dubbio. Chissà perché cacchio hanno fatto la stanza in questo modo. Sinceramente, prima di prenotare questo viaggio non mi ero mai informato sull'isola, non ne sapevo nulla. Questo proprio perché Ibiza viene vista per il 99% come una destinazione per feste e mare. E beh, l'ultima festa a cui ho partecipato forse non me la ricordo neanche e non sono un grande amante del mare. Diciamo che preferisco la montagna. Quindi penso capirete i miei motivi. La prima cosa che si nota in città è che ci sono una marea di italiani, non solo turisti, ma anche tanti lavoratori. Questo mi ha stupito abbastanza visto che siamo ad aprile, quindi non voglio immaginarmi a luglio e agosto. Comunque avremo solo una giornata qui e la prima cosa da fare è fuggire dalla città e farsi una bella camminata lungo il mare. La prima parte non è che sia granché, sinceramente. Il porto è molto ampio, quindi non c'è altro se non una distesa infinita di barche e yacht. Alcuni sono a dir poco impressionanti. Ci siamo fermati un attimo lungo la costa. Il mare è un po' mosso, però comunque molto bello. Anche qui, come a Maiorca, il colore dell'acqua è bellissimo. E pensare che siamo attaccati alla città. Poi sarà che c'è tanto vento e non fa così tanto caldo, ma qui non c'è quasi nessuno. Da qui si vede bene quanto il quartiere fortificato, Dalt Vila, spicca sui dintorni. Lo esploreremo dopo. Per ora accenno solo che questo quartiere è il simbolo della grande varietà culturale che nei secoli ha attraversato l'isola. Nel 654 a.C. furono i Fenici a fondare un porto nelle Baleari. Poi i Greci arrivarono a Ibiza al tempo dei Fenici, mentre dopo le invasioni assire Ibiza passò sotto alla protezione di Cartagine, che tra parentesi ho visitato qualche mese fa. Mentre torniamo verso la città continuo con un po' di storia. Dopo il 400 a.C. Ibiza diventò molto conosciuta per i suoi traffici nel Mediterraneo. Durante la seconda guerra punica venne assalita dai Romani con i fratelli Scipioni, ma oppose resistenza e rimase fedele a Cartagine. Qualche anno dopo però dovette negoziare la resa fino a diventare un municipio romano. Quindi, come sempre, per i posti importanti a livello di commercio, ebbe un passato molto vivo. Intanto stiamo salendo verso il quartiere di cui parlavo prima. Nel 1999 la Isla Blanca è stata dichiarata patrimonio UNESCO per la sua ricchezza culturale e naturale. Ovviamente, vedete le riprese, potete immaginare bene come mai venga soprannominata Isola Bianca. Comunque, molto carina questa parte. In alto, dove non ci sono negozi, non c'è neanche troppa gente e si hanno scorci molto belli.
Ah, e a proposito di negozi e prezzi in generale, io li ho trovati decisamente assurdi. Per esempio, il caffè più economico che abbiamo trovato è stato a 2,50 euro e io ho preso due tranche di pizza poco fuori dalla città e li ho pagati 12 euro. Veramente una follia. Comunque non male anche la vista dall'alto, anche se le parti costruite più moderne sono terribili, con un sacco di palazzoni che disturbano questi paradisi naturali. Alcune delle fortificazioni sono abbastanza recenti in verità, visto che durante il periodo franchista Ibiza entrò nel sistema nazionalista spagnolo e queste costruzioni vennero erette in caso di entrata in guerra a fianco delle forze dell'Asse e quindi contro Francia e Inghilterra. Comunque, dai, mi sono un po' ricreduto. Sicuramente continuo a preferire Maiorca perché Palma mi è piaciuta di più e poi ha un bel po' di borghi. Ma la prossima volta che verrò qui voglio provare a esplorare anche la zona nord dell'isola. Siamo arrivati al termine di questo video. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento alla prossima settimana da un'altra parte di mondo.